Parlando adesso nello specifico di questi sistemi di voice of the customer, come devono essere fatti? Diciamo che normalmente l'argomento si divide in due parti, in due sezioni. Una è quella quantitativa e una è quella qualitativa. Quella quantitativa si adotta più che altro nel mondo del B2C, business to consumer. Perché? Perché i clienti sono migliaia, milioni e quindi è necessario avere tantissimi feedback. Nel B2B questa parte quantitativa, che pure esiste, è però meno importante. Nel B2B abbiamo un numero inferiore di clienti che sono anche magari più importanti, cioè portano più soldi all'azienda. In questo caso noi preferiamo l'aspetto qualitativo, in realtà è quali-quantitativo, cioè a dire bisogna predisporre dei sistemi di ascolto che sono anche in una certa quantità, nel senso che io personalmente suggerisco di ascoltare di tutti i clienti, ma con una modalità che è differente rispetto a quella del solito questionario di 20 o 30 domande. Perché? Perché la cosa più importante è riuscire a intraprendere delle conversazioni con il cliente, perché è attraverso la conversazione che si ascolta veramente. Cioè, se noi interagiamo con il cliente con un bellissimo questionario di 20 domande, perché abbiamo preso tutto il nostro customer journey, l'abbiamo spezzettato e abbiamo tanti pezzetti differenti e facciamo ripercorrere attraverso le domande l'intero processo, il cliente nella realtà non è libero di esprimersi. Lui ci dirà, risponderà alle nostre domande, ma le nostre domande lo hanno ingabbiato, gli hanno dato un percorso e soprattutto, anche se il cliente rispondesse con lo stesso livello di concentrazione anche alla 18ª, 19ª domanda e 20ª domanda, sarebbe difficile per l'azienda che riceve i dati capire fra tutte le 20 domande qual è quella o quali sono le 2 o 3 domande rilevanti che influenzano maggiormente il cliente nella sua scelta di riacquisto o di conferma del contratto. Questo è molto difficile. Quindi qual è la soluzione che proponiamo? La soluzione che proponiamo è quella di relazionarsi con il cliente, quello di contattarlo, quello di porre delle domande aperte, sincere, genuine, con una curiosità nel voler sapere, nel voler veramente approfittare di quel momento e dare valore al feedback che ci dà il cliente, e grazie a queste domande aperte farlo parlare il più possibile. Quindi probabilmente dei 20 punti toccati dal fantomatico questionario di 20 domande, lui si concentrerà su uno o due aspetti. Perché? Perché sono quelli rilevanti per lui. Quindi è questa la cosa importante. Se lui non parla di qualcosa, vuol dire che quella cosa non è rilevante nel suo processo decisionale.